Lo sappiamo tutti, chi opera nel monitoraggio si è sempre reso conto che le console dove si vedono i problemi sono abbastanza piene di informazioni, non sempre capibili, ma soprattutto non è facile poter focalizzare la nostra attenzione sui problemi reali quando ne abbiamo tanti, e in un'infrastruttura molto grande è normale che ci siano tantissimi problemi in ogni secondo, in ogni minuto, ok? E sì, le API ci sono, ci possono dare una mano per focalizzare la nostra attenzione, però a volte sono difficili da assemblare, da capire e da realizzare qualcosa che abbia un minimo di senso. Per esempio, guardate qua, ci sono tutti i dati, però poi bisogna correlarli insieme per costruire quello che a noi interessa. Ed è proprio qua che andiamo a innestarci con la puntata di oggi. Avevamo già parlato delle soluzioni di intelligenza artificiale MCP con degli esempi che arrivavano dalla community, e io vi avevo detto che mi ero focalizzato nella mia visione di un backend MCP, quindi quel gateway, quel bridge tra il mondo dell'intelligenza artificiale e lo Zabbix in questo caso, ok? Perché parliamo sempre di Zabbix. E quindi andiamo a vedere insieme, più che altro per farvi capire un po' meglio il concetto, ok? Che vi voglio spiegare e perché è complicato, ok? Il problema reale sono le Zabbix API, ok? Non è un problema perché sono le Zabbix API, ma che essendo API inducono comunque a un livello di complessità. E dato che lo Zabbix ne ha parecchie, ed è un buon segno assolutamente, perché ci permettono di fare tante cose, ma anche nel fare tante cose bisogna districarsi, capire quali sono quelle giuste da utilizzare, quali parametri sottomettere e come leggere il dato che abbiamo ricevuto. Ed è proprio qua, infatti, che l'AI può avere dei problemi, perché è proprio quello che vedete qui. Qui abbiamo un insieme di dati massivi, rumore di fondo, complessità dovuta a tutti i parametri specifici delle API dello Zabbix, che non sono uno standard, sono quelle dello Zabbix, e poi il parsing dei dati ricevuti e l'intelligenza di correlare le varie API per poi fornire una risposta, perché io mi aspetto che l'AI mi fornisca un dettaglio puntuale su un host o comunque su un problema, e lo vorrei il più ricco possibile, ed è qua dove molte cose possono fallire, ok? Perché? Perché con l'AI che possiamo trovare in cloud, che sono sicuramente sì molto intelligenti, molto anche costose, e quindi se dobbiamo metterlo in un ambiente di produzione, comunque leggere tanti dati vuol dire tanti token che passano, e dato che ci fanno pagare per token potrebbe essere un salasso, ma anche il fatto che ci sono dei problemi di data overload. Le AI hanno un contesto ben specifico su cui possono analizzare i dati, ok? Altrimenti hanno bisogno di una nuova domanda. E la lentezza anche nel fornire questi dati, ok? La lentezza non l'ho risolta, perché poi questo è un altro problema, però sicuramente l'obiettivo è cercare di ottenere un bilanciamento buono tra richieste, costi e dati utili quando mi interessa ottenere qualcosa di veramente utile. E qua arriva la nostra soluzione, ok? Perlomeno ci abbiamo provato, poi vedremo se è eccezionale o meno. Vabbè, l'ho chiamata Zabbix MCP Next, va bene, fantastico, e si pone appunto come ponte tra lo Zabbix, l'utente, lo Zabbix e l'AI, ok? In cosa differisce? Normalmente tutte le soluzioni standard MCP forniscono alle AI i metodi per ottenere i dati da qualunque tool, ok? Nella fattispecie, nello Zabbix vengono esposte tutte le API dello Zabbix con anche la spiegazione dei metodi, ok, da utilizzare. Però chiaramente in Zabbix abbiamo almeno una ventina di API con altrettanti 20-30 parametri da utilizzare durante una chiamata.
e soprattutto voi state cercando di far capire a un AI due cose: uno, di essere uno specialista di Zabbix, quindi conoscere come funziona il mondo Zabbix e la nomenclatura e i vari collegamenti tra gli oggetti che ci sono nello Zabbix, e poi anche uno specialista di BA, perché deve eseguire delle query e deve fare delle join tra i dati ricevuti. Quindi non è un'operazione così semplice, soprattutto se appunto lavoriamo su un ambiente enterprise dove ci sono tanti dati. Quindi la risposta potrebbe essere un JSON molto grande, magari complesso il giusto, ma molto grande, ed è qui che il più delle volte le AI incominciano a sbarellare, ad allucinare, soprattutto quando abbiamo un contesto, quindi tanti dati da analizzare insieme e da estrapolare dei pezzettini, ok? Questo è il vero punto fondamentale: l'estrazione, evitare che impazzisca nel fare questa estrazione e darci quello che vogliamo. Ed è per questo che noi abbiamo utilizzato un backend istruito da un uomo, ok? Quindi entriamo di nuovo in gioco noi. L'AI fa il suo dovere, ma serve anche qualcuno che coordini l'AI, ok? Tipo un project manager in questo momento, dove gli dica: guarda, se io ti chiedo questo, esegui questa query, ok, questo endpoint, ma questo endpoint ha delle logiche precablate per ottimizzare la ricerca e focalizzare l'attenzione, e soprattutto anche un altro problema fondamentale: ridurre il numero di dati che sparerò poi all'AI, per ridurre il famoso contesto, perché altrimenti non avremmo spazio per ulteriori domande, e soprattutto se usassimo una soluzione cloud pagherei tantissimo, ok? Perché inizierei a mandare tantissimi dati. Sì, si può fare, però avete due problemi: allucinazioni e soprattutto costi elevati. Come abbiamo risolto noi, perlomeno abbiamo cercato di dare una soluzione utilizzando il mio famoso host che detiene delle GPU NVIDIA RTX 8000, e a tal riguardo ringrazio Raffaele, che è riuscito a sistemarmi la macchina in tempi record. Grazie Raffaele, un salutone. Dove noi andremo a fare proprio l'inferenza, quindi far girare il nostro LLM, che in questo caso è Qwen 3.5. Perché? Perché volevamo testare intanto cosa si può fare in locale, se il dato e le risposte sono decenti su un modello che può girare anche a casa vostra. Poi anche la questione della sicurezza e del dato che non esca dalla nostra area, dalla nostra network. Poi uno può essere più o meno paranoico su questa cosa qui, ma a me piace più che altro l'idea di poter fare tutto in locale, senza avere limiti di connettività. Domani mi bombardano il data center e quindi sono bloccato. No, abbiamo tutto all'interno del nostro data center, e possiamo fare quello che vogliamo, chiaramente con dei limiti. Nulla è gratis, ok? E quindi torniamo a sto punto a vedere come funziona il nostro caso, ok? Io qua per far funzionare il tutto ho utilizzato appunto Qwen 3.5 con VLLM come backend e OpenWebUI come interfaccia grafica. Potevamo utilizzare qualunque altra cosa come interfaccia grafica, ma sicuramente come motore di inferenza VLLM. È super ottimizzato, Ollama è carino, va bene per giocare, ma se dovete fare qualcosa di serio, VLLM tutta la vita, ok? Assolutamente è il motore di inferenza che dovete utilizzare. Poi vabbè, Zabbix 7.0 va bene. Quello che è molto importante è anche un buon prompt, che per istruire l'AI nel rispondere in una certa maniera e analizzare i dati in una certa maniera, quindi fondamentale anche un prompt, un system prompt, e poi le funzionalità che ho cercato di mettere all'interno del nostro backend. Ok, a parte i nomi importanti, una balla e l'altra, ma quello che conta è che l'idea è di riuscire a
fare un back-end che fornisca solo quello che è veramente utile e che riduca il più possibile l'immondizia che viene mandata dallo Zabbix, quindi rumore di fondo, verso l'AI, che dovrà poi cercare di muoversi all'interno di questo grande JSON per estrapolare i dati che ci interessano, ok? Quindi ci sono un insieme di tecniche che ho adottato per pulire il dato e ottimizzare, fare anche caching del dato, eccetera, per velocizzare, per migliorare e tante altre cose, ok? Però, tolto tutta questa storia su quali sono le performance, il risultato qual è? Questo è quello che conta, ok? Prima vi faccio vedere appunto la problem view, qua di questa macchina, una macchina di demo, prendetela con le pinze, l'ho testato su una macchina di produzione ed è tutt'altra storia. I dati sono più belli, le risposte sono più ricche, le informazioni sono gestite veramente molto meglio, ok? Nella macchina di demo si può fare quello che si può fare, non ho molto spazio, però quello che vedete è che ci sono un insieme di problemi che sono magari con severity basse, alte, però ne avete talmente tanti che non riuscite a focalizzare. Se io invece utilizzo l'AI e, come vedete, gli ho solo detto dammi i problemi critici del giorno, lui è riuscito a wrappare tutto, quindi a riorganizzare il tutto per focalizzare la nostra attenzione su quelle che sono le severity più importanti in questo momento e dandomi anche una specie di riassunto dei problemi. Qui mi ha detto che c'è questa interfaccia che è da 64 giorni che ha dei problemi, questa macchina Windows non è raggiungibile da 115 giorni e anche il servizio debug bla 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 ha dei problemi, e anche il data center ha la temperatura, il sensore della temperatura che è allarmato, ok? In più ha anche notato che ci sono tante interfacce di rete che hanno dei problemi e quindi consiglia di analizzarle. E poi un summary finale, dice ci sono 18 problemi, quelli più importanti sono questi, e che cosa potete fare, anche una recommendation, ok? Su che cosa vi conviene fare in questa situazione. Essendo un ambiente di test, vale quello che vale tutto, ok? Vi assicuro che un ambiente Zabbix ottimizzato, arricchito di informazioni, come si dovrebbe fare, è spettacolo, perché vi dà anche l'owner dei singoli host, riesce a correlare meglio perché sa che quello è l'ambiente di produzione, test, sviluppo ed è dell'applicativo, quell'host è dell'applicativo X, quindi le mette insieme e si fa una bella risposta che è veramente eccezionale, perché vi dice anche oh, attenzione, il problema è X, e quindi vi consiglio subito di chiamare Pippo, che è il referente di questo progetto. Perfetto. Trovassi, no, una persona che riesce a leggere questa cosa qua e la trasforma così, tanta roba, ok? Poi gli ho detto, vabbè, guarda, mi puoi anche dare un qualche informazione su l'host che si chiama Unify? Boh, gli ho detto solo quello e lui, come vedete, mi ha tirato fuori tutto un bel dettaglio su questo host e poi con un resoconto che mi dice che più o meno tutto funziona, tranne appunto una porta che ha dei problemi. Okay? Come ha realizzato queste query lo vediamo qua con le funzioni di tool calling, ok? Quindi quando un LLM è abilitato con il famoso MCP che espone questi tool, no? la cazzuola e il martello dell'AI, lui può sfruttare delle informazioni che provengono dall'esterno. Qua vedete che andiamo a vedere nello spaccato, lui ha fatto un insieme di chiamate a hostget, getProblem, hostConfigGet e historyGet per ottenere poi il riassunto che abbiamo visto qua. Io posso andare a vedere nel dettaglio quali sono le risposte e le invocazioni che sono state fatte e qua avete tutto quello che ha tirato fuori dal nostro Zabbix. Non c'è tanta roba, perché l'obiettivo della query finale che arriva dal nostro backend è essere il più stringente possibile, per evitare che cosa? Quello che vedete qua. Questo qui è una più o meno, ok? Non è, prendetelo con le pinze, ma sono i token che sono stati utilizzati durante questa chat, ok? Quindi in questo momento abbiamo utilizzato 14.000 token. La mia AI in locale può ospitare solo per chat 32.000
token, ok? Quindi siamo lì, non posso andare oltre all'interno di questa chat perché altrimenti mi direbbe oh, hai raggiunto il massimo, apri un'altra chat, ok? Quindi c'è questo problema. Quindi in generale dobbiamo ottimizzare il dato che entra all'interno dell'AI, ok? Quindi anche le query devono essere formulate in maniera ottimale. Infatti qua se ha notato un problema su questa interfaccia, non gli chiede dammi tutte le interfacce, ma gli chiede dammi i dati di questa interfaccia, in modo tale che ho solo un ristretto numero di dati, un subset di dati, ok? Ed è fondamentale per quello che dicevamo prima, allucinazioni, costo e performance, ok? Quindi questa cosa è molto importante. Andiamo a vedere per esempio un'altra cosa che secondo me merita assolutamente. Di nuovo qua gli ho detto fai un'ispezione sullo Zabbix server host per vedere se c'è qualche cosa, qualche anomalia. Lui si è sparato un insieme di chiamate e non sono poche, perché qua vedete lui ha detto guarda ho trovato lo Zabbix server, però voglio capire le performance e quindi cerco prima di capire quali sono le metriche da analizzare. Quindi sa, perché abbiamo istruito l'MCP per dirgli guarda se quello è l'host, per sapere le metriche che sono collegate a questo host fai quest'altra query. Infatti ha fatto questa query, ha detto ho trovato lo Zabbix server host e adesso vado a vedere i problemi attivi per capire in generale. Trovati i problemi in generale, e qui comunque ha fatto la nostra query get problem, a questo punto dice ho beccato che ci sono dei problemi di performance. Quali sono le metriche di performance? Devo andare a analizzarle e quindi va a analizzare lo storico delle metriche di performance chiamando la chiave giusta, CPU, memoria, eccetera. Perché le ha identificate? Non è che ho precablato memoria, CPU, eccetera. No, l'ha determinato lui in base al fatto che quell'host ha queste metriche, ok? Perché gli abbiamo assegnato questo template. Poi vuole fare un approfondimento sulla memoria, poi va a prendere le informazioni specifiche dello Zabbix per vedere se ci sono dei bottleneck e le code, le famose code dello Zabbix, e poi alla fine mi tira fuori un overall, ok? L'overall in questione è questa, quindi mi dice che ci sono delle code, va bene, l'ICMP ping, anche questo ha dei problemi, come vedete qui da un bel po', e lui mi ha anche detto, guarda, ha raggiunto il suo picco il 17 di aprile a quest'ora, ok? Quindi di nuovo notevole, non è così banale sapere identificare il problema, andare a scorrere i grafici per beccare lo spike. Sfido qualunque operatore, no? Che non sia scafatissimo nel sapere, nel seguire un flusso, no? Operativo di questo tipo, ok? E lo fa su tutti i software, ok? Quindi se ci fosse stato uno switch avrebbe fatto la stessa cosa. In più poi va a fare un overall sulle CPU, sulla memoria in generale, qua vabbè l'ICM ping, e poi qui mi fa le solite cose, un riassuntino finale dove mi dice no, cerca di capire quali sono i metodi migliori per risolvere i problemi, eccetera. E poi gli ho detto ma senti, ma fammi un approfondimento sugli ultimi 7 giorni, ok? Dei dati interni del nostro Zabbix, quindi anche sullo storico andiamo a lavorare, inizia a fare le sue query, però non fa più le query precedenti su sapere qual è lo host, eccetera, sa già quasi tutto, quindi ne fa di meno e si focalizza invece su un'analisi temporale. L'analisi temporale, infatti, guardate qua, mi dice che l'utilizzo dell'ICMP Pinger è andato da 81 a 84%, quindi sulla fascia temporale che gli ho dato, mi ha detto questo. Non ci sono significativi cambiamenti negli ultimi 7 giorni. Le code, di nuovo, anche qua per lui non c'è niente di particolare. Qua mi ha detto che c'è stato uno spike sull'housekeeper e mi dice l'housekeeper serve per pulire i dati, quindi potrebbe essere successo questo. Quindi capite che avere un'analisi di questo tipo non ti dico in velocità, perché ve le ho fatte vedere già fatte perché comunque ci mette un po', ok? L'AI è quello che è in questo momento, però se uno si schedula dei report ogni 6 ore per sapere lo stato
dei problemi che ci sono sullo Zabbix e lo manda al management, non è male. Okay. Andiamo a vedere anche un Postgres, ok? Perché qua ho voluto fare la stessa cosa ma analizzando un Postgres. Gli ho detto guarda c'è un host, anzi non gli ho detto niente, fai un'ispezione su delle metriche Postgres sull'host che si chiama Postgres, ok? Lui ha trovato che c'è un host che si chiama Postgres SQL e non Postgre come l'ho scritto io, inizia a rilevare quali sono le metriche fondamentali che sono collegate a quell'host perché utilizza un template dedicato, fa l'estrazione, in questo caso ha preso le connection, query backend e transaction e poi ha detto ma fammi fare anche wall, BGBriter per avere una visione più complessiva e poi ha wrappato il tutto qua, ok? Quindi in base alle metriche rilevate ti posso dire questo, no? Ci sono 26 connessioni attive per un totale di 27, tutte 25 sono prese dal database Zabbix, il numero di transazioni, mi ha fatto veramente un report che non sarebbe stato facile, ok, identificare e soprattutto alla fine appunto mi ha detto che è quasi tutto perfetto. Andare a leggere i grafici e le metriche di un database comunque non è un'operazione banalissima. È chiaro, non è un esperto DBA, ma per avere un overall e per avere comunque un'informazione di base, secondo me è veramente tanta roba, ok? Rispetto a tante altre soluzioni. Vediamo se avevo, ecco un altro esempio, questo qui, questa macchina, gli ho detto fammi un'analisi degli ultimi 7 giorni, di nuovo va a fare un'analisi sulla CPU, vedendo che ci sono stati degli spike, eccetera, per quanto tempo e in quale data, di nuovo tanta roba. Stessa cosa per la parte di memoria, ha trovato i file system e quindi mi ha detto anche come stanno i file system in questo momento. Stessa cosa per la parte di networking, che anche, ma cosa ha fatto? Mi ha detto anche quanto il picco massimo che hanno raggiunto, non male, perché per un'analisi fatta veramente in 5 minuti direi che sono osservazioni degne di nota, ok? E per oggi è tutto, chiaramente ho cercato di fare una soluzione che sia carina, adesso porterò avanti comunque questa idea e magari la porterò in produzione da qualche cliente per vedere appunto i dati come si muovono e che cosa mi tira fuori, ma secondo me è molto interessante. Rispetto alla soluzione ti do tutte le API e poi arrangiati tu, che introduce veramente troppa complessità, però ragazzi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qua sotto. Secondo me questo è un approccio di utilizzo delle AI sul mondo del monitoraggio interessante, perché subito vi mette dei dati in evidenza, ok? Però fatemelo sapere, perché chiaramente la vostra opinione è importante e mi raccomando iscrivetevi al canale se pensate che questi contenuti siano interessanti. Per oggi è tutto, un salutone da Dimitri, ciao a tutti.